Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale. Sto iniziando una nuova giornata in scogliera. Ho dovuto cambiare ben 3 spot per trovare un po' di movimento, un po' di schiuma, perché oggi c'è una scaduta abbastanza avanzata e quindi nella maggior parte delle zone le onde non arrivavano o arrivavano troppo deboli. Pescherò con artificiale alla ricerca di qualunque pesce abbia voglia di attaccare, ma lo sapete, le principali prede sono sempre 3, spigole, saraghi e occhiate. Uno sguardo al mare prima di iniziare, come sempre, ci vuole assolutamente. Oggi è una giornata molto tranquilla, le onde arrivano regolari, non troppo forti, il mare dovrebbe mantenersi così bene o male tutto il giorno e questo è positivo, ma con il meteo, soprattutto in questi periodi, sono sempre in balia di cambiamenti inaspettati. Speriamo in bene e iniziamo. Iniziamo, con cosa iniziamo? Non ne ho idea. La prima scelta è sempre importante, ma anche la più confusionale. Io in genere opto per un gerchettino, è un po' tuttofare, è un chiappatutto. Vai giù, archetto aperto, fantastico, ottimo inizio, bravo Daniele. Via col primo lancio. Yeah. Secondo lancio, ci riproviamo. Possibile che non ci sia mai nessuno qua sotto? Niente, schiumata bella ma non produttiva. Avanti. Pesce, bello, bello, spigola in questa schiumatona. E mo? No, sotto no, per favore. Sembra presa bene, eh? Mi sembra presa molto bene. Sì, ha ingoiato, ok, è assicurata. Dai, fiducia ragazzo, fiducia. Eccola là. Bene, molto buono come inizio. Eccoci qua, prima cattura, iniziamo subito molto bene. Dai, spigola sul chilo scarso, attacco a sorpresa, aiuto. Attacco a sorpresa in una bella schiumata, non mi aspettavo la spigola perché l'acqua è veramente limpida, direi quasi cristallina, tanto che riesco a vedere il fondo anche dove ci sono 2 e passa metri di profondità. Ha letteralmente aspirato il Finderjet. Soddisfazione sempre doppia quando prendo qualcosa con la mia colorazione. Cerchettino bianco-giallo con un po' di riflettente. Dai, con questa allamata perfetta e questa cattura che è arrivata dopo 20 minuti di pesca, direi non di più, posso dire di avere già la cena, quindi almeno la tavola è salva. Ora però andiamo a cercare altri pesci perché la giornata è ancora lunga. Queste allamate ti danno sempre una gran sicurezza, però il problema poi è rimuovere le ancorette. Questo è un lavoro per le pinze. Ok. Ah, quella dentro non era attaccata. Bene. Andata. Un po' di crank in queste paretine ci sta proprio bene. Speriamo. Crank piccolo non ha dato risultati, quindi provo con quello grosso che scende un bel po' di più in profondità.
pesce questo. Si impegna? O è un'occhiata mastodontica o non saprei. Bellissimo pesce. Mi stupisce che l'ho preso molto lontano da riva. È un sarago? Sì, è un sarago, bello. Mi ha preso bene. Vai. Bellissimo. Bello, 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 bello. Bellissimo pesce. Non me l'aspettavo, anche se le testate erano inconfondibili, era lui per forza, però non ho detto sarago perché ero molto lontano da riva e dato che qua ci sono almeno 3 o 4 metri di profondità, per avermi mangiato così lontano da riva è probabilmente risalito 1 metro abbondante. Questo è un pesce molto bello, un maschio, un bel maschio direi. Secondo me è risalito almeno 1,5 metri dal fondo. E attaccato il cranchettino, lo sculpo. Gran soddisfazione questa cattura. Mi piace quando sono un po' atipiche e non avvengono sempre nelle situazioni classiche. Eccoci, seconda cattura, questa volta a crank. Bel sarago preso molto distante da riva, che in genere con una cosa non avviene, a meno che tu non sia proprio a stretto contatto con il fondo, ma in questo caso non lo ero, quindi mi ha un po' stupito, però è ben accetto. Non sto vedendo attività, non sto vedendo inseguimenti, però quando il pesce mangia si concretizza, è un bel pesce, è una cattura soddisfacente. È un bel pesce, sì. Bello, bello. Eccolo. Sempre sul crank dove ho preso prima il sarago. Ci sia un branco, questo però non sembra un sarago, sembra più un'occhiata. E infatti è un'occhiatella. Oggi gli piace il crank, come mai? Comunque con questo pesce ho completato la triade delle mareggiate. Spigola, sarago e occhiata prese. Dai, questa è piccolina, la rilascio. Non è per me una cosa frequente prendere occhiate sullo sculpo. Ne ho prese tante a crank, ma in genere le prendo su quello più piccolino. È bello spesso, quindi per prendere un'occhiata del genere deve essere proprio inviperita. Adesso qualche lancio con il jig e poi si cambia zona. È successa una cosa molto particolare, ho avuto 5-6 botte di fila praticamente sul cicchettino, ma non c'è mai rimasta. Non so come sia possibile, ma a quanto pare è successo così. Erano colpi anche abbastanza sodi, li sentivo bene, ma se non trovo l'ancoretta non c'è rimasta. Dai, c'è poco da fare. È un percorso ad ostacoli praticamente. Eccoci qua. Cerchiamo di salvare il salvabile. Ho preso un'onda allucinante con lo sportellino della GoPro aperta, ma fortunatamente e miracolosamente direi si è salvata. Ho asciugato tutto bene bene e funziona, è ancora accesa. Adesso la lascio in direzione del vento per farla asciugare ancora meglio, ma sembra tutto ok.
Ho voluto ridare un po' di fiducia al crank, ma questa volta non mi ha regalato gioie. Wow, 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 wow. Bella spigola. Ha rifiutato all'ultimo, ma pesce sui 6-7 etti, vediamo se ci torna. Peccato, ha rifiutato proprio sotto i piedi. Eppure era partita carichissima. Delusione, facciamo lancio a gomma veloce. Sempre un tentativo dopo un inseguimento. Sono diventato un cambiatore di esche, proprio come quelli che cambiano le gomme nella Formula 1. Pesce! Madonna! Che cos'è? Cernia, cernia, bella! Anche bella! Non me ne ero accorto che l'avevo presa! Ha mangiato ed è rimasta ferma! Che bel pesce! Oddio, speriamo non si slami perché è proprio a puntata, non mi piace. Oh, eccola, brutta cosa, brutta cosa. Probabilmente non darà l'impressione in video, ma è un pesce, dai, 1,4 kg, 1,5 kg gli do. Me ne ero accorto, ho sentito una strana tirata proprio in schiumata. Ha tirato veramente in maniera molto strana, tanto che pensavo fosse una botterella di un saraghetto o un risucchio strano della corrente, e quando sono andato a recuperare di nuovo è partita e c'era questa meraviglia. Non so bene cosa pensare di questa giornata. Questa è la quarta specie diversa che prendo oggi, sono tutte belle taglie, a parte l'occhiata che era piccolina. È una giornata molto strana, direi, perché alla fine io non vedo mai un pesce, non vedo mai un segno di attività, però via via, lancia e rilancia, e ogni tanto qualcosa arriva. E arrivano anche delle belle sorprese. Eccola qua, guardate quanto è bella. Questa cattura mi piace particolarmente perché è venuta a jerk. Tra l'altro questo pesce ha mangiato proprio sotto i miei piedi ed è salita fino alla superficie. Non mi ero neanche accorto inizialmente di averla incannata perché è rimasta ferma. Non so come mai questa strana reazione, è rimasta ferma, poi ovviamente qualcosa l'ho sentito, ho ferrato e lì è partita e ha iniziato il combattimento. Su attrezzatura light, tra l'altro, quanto sto pescando con la 14 grammi e 0,28 di finale. Devo far uscire la testa dall'inquadratura, se no non mi mette a fuoco il pesce. La nuova colorazione ha colpito e direi che ha iniziato alla grande, è il primo pesce che prendo su questa artificiale. Sono molto contento di questo. Credo sia anche a misura perché i suoi 45 cm dovrebbe averli, ma dato che la giornata è stata abbastanza produttiva, la cena è salva, la rilascerò. Veda, qua dovrebbe andare bene come zona del rilascio, vai! Si sente che è arrivata una cernia sull'artificiale, infatti il terminale negli ultimi 10 cm è rovinato e mi tocca rifarlo.
battaglia carina, l'ho vista seguire da appena ha preso contatto visivo con l'artificiale, però ha mangiato proprio qua sotto. Per me si sta per concludere la giornata, sarebbe molto probabilmente buono insistere fino al tramonto. Oggi è una giornata molto particolare, c'è attività, ci sono potenzialità, quindi faccio un'ultima passata su questo tratto di roccia a crank e poi la chiudo qua. Guarda qua che bello questo spacco su questo pianoro sotto di me. Adesso ci passo subito in mezzo. Finisce male però questa pescata, con un brutto incaglio. Non è bello finire così, ma così è andata. È anche abbastanza inutile rifare il terminale, tanto non ho molto tempo per pescare ancora, che devo rientrare. La pescata finisce qua, ma non staccate che il video continua. Adesso c'è una spigola e sta aspettando di finire in forno. Andiamo! Bene, eccoci nel mio spot preferito, la cucina. Questa volta farò una preparazione molto semplice, soprattutto veloce, da post pescata, da chi non ha voglia di perdere tempo. 5 minuti di preparazione, 10 di cottura. Spigola in padella agli agrumi. Amici, il video di oggi finisce qua, spero vi sia piaciuto e come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, è un piccolo gesto ma è molto importante per me. Adesso mi metto a mangiare, ci vediamo alla prossima, ciao 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 ciao!